Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. Questo è il nuovo video relativo alla programmazione del PLC Siemens della serie S7 1200. L'argomento di questo video è l'orologio hardware di sistema. Il video sarà in lingua italiana e poi ovviamente attraverso l'intelligenza artificiale, non so quanto sia intelligente, spero che lo faccia bene, lo tradurrà in inglese, quindi può essere ascoltato anche in inglese. Cosa vedremo in questo video? Come impostare l'orologio hardware interno. In che modo vengono memorizzati i dati relativi alla data e l'ora. Quali blocchi di programma dobbiamo utilizzare per visualizzare questi dati. Vedremo quindi la lettura dell'orologio e poi in che modo gestire la lettura dell'orologio, quindi la data e l'ora, nel nostro pannello touchscreen nell'HMI, con poi un semplicissimo esempio pratico. Bene, ma andiamo pure avanti con le slide. Avrei potuto evitare queste slide e passare direttamente al software e far vedere come farlo, ma per mia deformazione professionale preferisco introdurre con delle informazioni che possono essere per tutti, anche che per la prima volta considerano cos'è un orologio hardware. Quindi partiamo dal punto che le CPU, tutti i PLC, quindi ovviamente anche del nostro, dispone di un orologio hardware. Questo orologio hardware dice come fa a mantenere la data e l'ora? Perché ha un condensatore ad elevata capacità che fornisce le energie necessarie per far funzionare questo orologio quando la CPU è spenta. Il condensatore come fa a ricaricarsi? Si ricarica quando la CPU invece è alimentata e dopo un minimo di 24 ore di alimentazione ha sufficiente energia per far funzionare l'orologio per 20 giorni. Quindi dopo il 21esimo giorno che succede? Lo vedremo dopo. Tramite il nostro software Step 7 TIA Portal possiamo impostare l'orologio hardware, quindi possiamo farlo attraverso il software. L'ora e la data di sistema ha un valore di default preconfigurato che sarebbe quello di fabbrica o è impostato durante un reset, può essere impostato con un reset di fabbrica. Per poter utilizzare l'orologio in modo corretto bisogna quindi impostare la data e l'ora non alla data di quando è stata impostata per default, ma a quella attuale, ovviamente, perché il problema non è semplicemente come impostare l'orologio hardware, ma poi questo orologio ci servirà per fare qualcosa. E quindi siccome non lavoriamo per il futuro e non per il passato, bisogna aggiornarlo. L'orologio possiamo impostarlo in due modi. Dalle proprietà della CPU, attraverso la sezione interfaccia Profinet, andiamo su sincronizzazione dell'ora indicando un server NTP, scusate. Quello che vedremo oggi invece è con la funzione imposta data e ora dalla vista online e diagnostica della CPU, mentre il PC è collegato ovviamente al PLC, altrimenti non possiamo cambiare l'orario se non sono collegati. Lo cambiamo solo a livello software, ma non certamente hardware. Lettura della data e dell'ora del sistema. In che modo possiamo leggere la data e l'ora del sistema? Lo step 7 contiene le istruzioni per la lettura del sistema con questo blocchetto qui che si chiama Read System Time per la lettura del sistema. Per quella locale c'è un altro blocchetto che vedremo nella prossima slide che sarebbe leggi il local time. Calcola l'ora locale in base agli scostamenti del fuso orario, ma dobbiamo regolarli, e anche possiamo impostare l'ora legale. E tutto questo che sono stati impostati nelle proprietà generali della CPU. Cosa dire di questa istruzione? Consente di leggere la data e l'ora attuali, ora dell'unità, ma i dati letti sono emessi in formato DTL. Vedremo cos'è il DTL. Nel parametro di uscita out, quindi avremo qui il nostro valore. Il valore emesso
il dato non contiene indicazioni sul fuso orario e l'ora legale. L'ora di sistema della CPU è espressa in UTC, che sarebbe il tempo universale coordinato. È una scala temporale altamente precisa, è lo standard globale per il tempo civile e qualsiasi altro tipo di tempo. È il fuso orario basato su orologi atomici. È utilizzato per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo, tranne il mio che non lo segue affatto. Di conseguenza, l'ora dell'unità viene memorizzata nell'orologio della CPU, sempre senza i fattori di fuso orario locale e ora legale. L'orologio della CPU quindi calcola la propria ora locale sulla base dell'ora dell'unità. Quindi questo è il REDSYS. Ci dà questo valore che sarebbe l'orario 0 del fuso orario UTC, come c'è quello di Greenwich, che da lì partono tutti i fusi orari, questo qua UTC partono tutti da lì, quindi bisognerà considerare il fuso orario e anche l'ora legale. Con quello potevamo quindi considerare la data e l'orario del sistema, ma noi del sistema potrebbe anche non essere necessario. Vogliamo sapere l'ora locale e anche cos'è questo retval che trovavamo anche nell'altro blocchetto. Questo è per l'ora locale. Quindi questa istruzione, come abbiamo detto, consente di ottenere sempre con tipo di dati DTL il valore di data e l'ora, ovviamente riflettendo il fuso orario, se il fuso orario adeguatamente regolato anche per l'ora locale, se l'abbiamo configurato. Bene, veniamo al dato DTL, Data in Time Log. È un formato di dati a 12 byte, scusate, è infatti abbastanza grande come area di memoria perché serve per memorizzare tutte le informazioni complete di data, ora, incluso anno, mese, giorno, minuti, secondi, nanosecondi, microsecondi, sono tutti secondi, nessuno arriva primo, oltre ad eventuali altri dati di fuso orario o dati non utilizzati. Cos'è il retval? Il retval è il parametro di uscita ed è un numero intero. Praticamente il retval sono il valore se ci sono degli errori, ci dà un codice di errore se è successo qualche cosa di inappropriato. Essendo un tipo intero, è possibile distinguere se c'è un errore o non c'è un errore. Se il valore è minore di 0, si è in presenza di un errore. Se il valore è uguale a 0, non si sono verificati errori. Quindi per utilizzare però questi valori di data e ora nei programmi, bisogna prima creare un blocco dati, un DB globale. Non possono essere memorizzati direttamente in una variabile, perché giustamente abbiamo visto che è una memoria composta da 12 byte, che memoria volete che mettiamo? Ma chiedono la creazione all'interno di un blocco, eccolo qua, vedete questo è il mio blocco dati, dove ho messo date e time, il nome di fantasia, ma più che altro è per ricordarmi che quello del sistema, e questo è quello locale. Il tipo di dati deve essere DTL all'interno del blocco globale. Nel programma quindi creiamo un blocco dati e inserire nel blocco dati i nostri due variabili con il tipo di dati. Come fare per modificare la data e l'ora di fabbrica con la data e l'ora attuale? Ovviamente abbiamo detto che il PLC deve essere collegato col PC. Poi andiamo sull'albero del PLC 1, troviamo online e diagnostica. Dal menu funzioni, dalla cartella funzioni, andiamo su imposta ora e qui possiamo impostare il nostro fuso orario e mettiamo il segno di spunta su acquisisci data e ora del PG
e poi su applica. Mettendo il segno di spunta e applicando, vedete che automaticamente mi ha messo il valore di quando l'ho fatta, di quando ho cambiato nel mio PLC la data del 2012 col 2025, ho recuperato 13 anni in pochi secondi. Sta cosa mi scoccia perché il tempo passa così velocemente, tra un altro secondo ce ne ho altri 13 in più, e quindi succede. Questo è il modo per modificare e quindi poi possiamo lavorare. L'ora di sistema dell'UTC, quindi se è quello globale, è un'ora indietro rispetto alla nostra ora solare e 2 ore indietro rispetto all'ora locale. Perché l'UTC sostituisce Greenwich, noi sappiamo che il nostro fuso orario è un'ora in più rispetto a Greenwich e quindi l'ora legale 2 ore in più. L'ora solare per il nostro fuso è UTC più 1, l'ora legale UTC più 2 e siamo d'accordo così. Per poter visualizzare la data e l'ora del controllore nel pannello operatore o viceversa, dobbiamo configurare la connessione tra HMI e PLC. Dalla cartella HMI scegliamo collegamenti e si apre questa finestra. In questa finestra vediamo che ci sono 3 aree, collegamenti, puntatore di area e parametri e puntatore di area globale del pannello operatore. Quello che dobbiamo fare qui è aggiungere, cliccando aggiungere la connessione tra l'HMI, tra i due hardware. Vediamo cosa significa puntatore di area e puntatore di area globale. Dobbiamo scegliere, una volta che abbiamo stabilito il collegamento, bisogna scegliere quale tipo di puntatore. Sul puntatore di area viene utilizzato per trasferire la data e l'ora dal pannello al PLC. Se utilizziamo questo puntatore non possiamo utilizzare l'altro sul HMI. Il puntatore di area globale invece viene utilizzato per trasferire la data dal PLC al pannello. Questo puntatore viene utilizzato se il controllore è l'orologio master. Bene, dopo aver detto tutte queste cose, ce ne sono altre che adesso vedremo direttamente durante la programmazione e andiamo quindi a programmare. Questo è un esempio di quello che otteniamo una volta che abbiamo sistemato la data e l'ora del sistema e la data e ora locale. Come possiamo vedere, a parte che le date e le ore sono sbagliate perché non ho ancora regolato l'orologio della CPU con l'orologio del mio PC, quindi non sono le date normali, altrimenti sarei ringiovanito di ben 13 anni. Quasi quasi lo lascio così. E quello che otterremo sarà ovviamente leggere la data del sistema che è UTC e leggere la data e l'ora locale che invece tiene conto del fuso orario, in questo caso non sta tenendo conto dell'ora legale, ma andremo a vedere come sistemare tutto. Bene, eccomi nel mio TIA Portal, ho già il mio PLC 1214 DC-DC-DC, ho già anche caricato l'altro hardware, l'HMI KT700 e vediamo il collegamento dispositivi a rete per vedere che sono stati collegati. Bene, lasciando stare questo, adesso andiamo a passare alla nostra realizzazione del programma main. Eccoci, la prima cosa che faccio vado a inserire il blocchetto per la lettura dell'ora del data e ora sistema e data e ora locale. Le trovo su istruzioni avanzate che in genere sono nascoste, basta fare così, apriamo il menu e trovo data e ora, vado a scorrere ed ecco qua per quanto riguarda le funzioni orarie, c'ho un write l'ora di sistema, ma per adesso tutte le altre funzioni lasciamo stare, mi serve questa. E quella locale. Facciamo un po' di zoom per vedere meglio il programma. Ecco qua, vediamo che c'è l'uscita per eventuale
per la segnalazione dell'errore e qui sull'uscita avrò il mio valore in DTL. Dicevamo che è importante, è necessario creare un altro blocco di sistema, quindi inserisci un nuovo blocco e deve essere un DB, un blocco, un database, eccolo qua, blocco dati globale, gli do anche un nome per avere un significato e lo chiamo blocco, scusate, blocco data e ora. Ok. Adesso si aprirà il mio blocco dove dovrò andare ad inserire le nostre variabili. Quindi vado ad inserire il nome, ad esempio, posso mettere che data ora di sistema. Questo nome non ha importanza, sistema no, è un'altra cosa. Data e ora di sistema, tipo di dati, vado a dirgli che deve essere abbiamo detto, un DTL. Cliccando sulla freccetta si apre tutto ciò che riguarda le informazioni che riceverò dal date ora, l'anno, il mese, il giorno, il week, il giorno della settimana, l'ora, minuti, secondi, nanosecondi e siamo a posto così. Bene, vado ad aggiungerne un altro che adesso, siccome non l'ho aggiunto prima, aggiungi riga e qui vado a mettere data ora locale, anche questa un DTL, anche questa qui ovviamente ha le sue variabili. Siccome abbiamo visto che sul main c'ho anche il valore retval e retval, vado a mettergli anche qui il valore RT del sistema, non è un DTL, ma in questo caso gli mettiamo un valore intero, abbiamo detto int, e qua valore RT locale, anche questo intero. Ricordiamoci che questo fa parte di tutto il programma, ovviamente, andrà a interagire con il main, ma ha bisogno di una propria compilazione, perché se non viene compilato poi ci dà errore nel momento che trasferiamo il programma nell'hardware. Lo compiliamo e vediamo se abbiamo commesso degli errori. Sarebbe difficile commetterli, comunque, non si sa mai nella vita. Bene. Adesso che abbiamo i nostri valori passando sul main, devo dirgli che fa vedere che i segmenti non sono completati, c'è un bel po'. Sul retval devo andare a mettere, clicco qua, su che cosa? Sul blocco dati e ora mi trovo io le variabili che ho messo dal blocco data ora, questo qui è RT del sistema. Ok. E per quanto riguarda l'out, voglio vedere sempre da questo blocco dati che del sistema nessuna voce, ok, perché non voglio vedere solo il giorno, l'anno, il mese, il giorno, se è bisestile o meno, ma tutte le informazioni. La stessa cosa devo fare da questa parte, retval, sempre ovviamente questa volta dell'ora locale. Cosa ho combinato? Ho fatto un po' di confusione. Blocco date ora, il valore RT locale. Avevo messo prima l'altro. In questo caso, sempre come sopra, data e ora locale, lui mi dice quale ora, no, nessuno, c'è tutto il blocco e non se ne parli più.
Bene, e così abbiamo realizzato quello che riguarda la lettura delle due date e delle due ore. Vado a compilare anche questo e vado a trasferirlo nel mio PLC. Carica nel dispositivo, adesso lui mi chiederà alcune cose come sempre, direttamente visualizza i noti compatibili, qualcuno con cui va d'accordo lo trova, è molto accomodante. Ecco, questo qui, questo carica, lui mette il carico, qualcuno mette la briscola. Continuiamo a soddisfare le richieste del software. Bene, la prima parte l'abbiamo sistemata. Adesso passiamo adesso a quello che serve per far vedere l'ora attuale nel nostro HMI. Innanzitutto andiamo su online e diagnostica, così come abbiamo visto nelle slide. Dovrei andare su funzioni, imposta ora. Vedete che non posso lavorare per quale motivo? Perché non è collegato online. Collega online. Ecco, qui posso vedere che l'ora dell'unità è questa. Acquisisci date ora del PG, però mi conviene prima fare così. Resetta alle impostazioni, mantieni l'indirizzo IP, anzi non lascia stare, imposta ora. Acquisisci, applica. Eccolo qua. E quindi ho applicato la stessa ora. Qui siamo a posto, adesso vado sulla seconda parte, quella necessaria per far comunicare questi dati nell'HMI. Quindi su pagina abbiamo detto che sulla cartella HMI trovo collegamenti. Qui sui collegamenti, un attimo che sposto questo, possiamo vedere che non c'ho nessun collegamento e sui puntatori di area non ne ho semplicemente questi qui che sono del pannello globale, ma non posso utilizzarlo se prima non creo un collegamento. Nome, aggiungi, posso anche lasciarlo collegamento 1 e ovviamente mi dice che c'ho solo il driver di comunicazione, c'ho solo questo. Qui mi dice nessuno, sono a posto, 1 nessuno, 100.000. Ed ecco qua, devo scegliere puntatori dell'area globale. Non sull'ID progetto, non sul numero pagina, mi interessa la data e l'ora del collegamento 1. Ed ecco che in automatico mi dice su quale DB mi vada a trovare il collegamento con il quale si deve collegare l'HMI, che sarebbe i nostri dati su DB, cioè la data, l'ora e tutto il resto. Questo l'ho fatto, vado a compilare, la mando in simulazione per vedere se intanto il collegamento funziona, altrimenti mi dovrebbe dare degli errori di comunicazione. Eventualmente gli facciamo fare pace. 0 avvisi, 0 errori, ok. Nemmeno un avviso di garanzia, niente. WinCRD. Ecco. Naturalmente devo inserire adesso i miei dati disponibili. Questo lo chiudiamo, quindi ritorno. Questa non mi serve più, l'abbiamo già sistemata. L'ultima cosa che devo fare è, tanto questa la mandiamo sul PLC, che non si offenda. Dai che ce la fai, ancora un quarto d'ora.
stato generato correttamente, mica si scherza, questa è una cosa seria. Tutto terminato, a posto, voglio sapere. Aggiorna. Ah sì, mi dici che devo interrompere questo collegamento qua, vabbè. Interrompi collegamento e carica nel dispositivo. Invece di nessuna operazione lo mandiamo già in run. Ecco qua, adesso posso mettere il dispositivo per visualizzare gli stati, i miei occhialotti, i miei occhialini. Vedete che mi fa vedere che non c'ho errore, 0 e 0, ah, dai, sto diventando bravo. E mi fa vedere le date del sistema e quella locale. Ovviamente adesso io voglio vederlo sulla mia pagina dell'ECMAI. Prima era mai, adesso facciamo sempre. Gli oggetti posso, per velocizzare il tutto, invece di andarla a prendere qua e poi sistemare le variabili, vado su vista dettagli, ma adesso non vede niente perché sono su pagina base. Quali dettagli voglio vedere là? Voglio vedere quello e lo metto qui, lo allarghiamo, prendo quello dell'ora locale, allarghiamo anche questo e adesso lo mandiamo in simulation. Ecco qua il mio WinCC, il mio avvia simulazione, ok. Mi è venuta una simulazione in più. Eccolo qua, c'ho la data, quella giusta, 6 novembre, scusate, settembre 2025, le 15:44 per quanto riguarda l'ora del sistema, le 16:44 il fuso orario, alle 45, quindi è uguale. Vogliamo però fare un po' di ordine e qui mettiamo data ora del sistema, qui data e ora del locale, data e ora locale, lo rilanciamo, giustamente l'abbiamo visto funzionare, dovrebbe rifunzionare. Avvia simulazione, ok. Aspettiamo che si faccia vedere l'HMI simulato. Eccolo qua, possiamo vedere che se clicco sull'uno e sull'altro potrei modificare la data, ma come faccio a evitare questo? Vado sulle proprietà
dell'oggettino e vedete che la modalità dell'oggetto è a ingresso uscita. Per noi è solo un'uscita, non devo inserire dati. Quindi gli metto uscita e anche su questa proprietà ingresso uscita. Non è che sia la porta di casa che uno entra e esce. Qui abbiamo una porta per entrare, una per uscire. L'ingresso arriva direttamente dal PLC, quindi questa è l'uscita. Bene, la rilanciamo perché noi siamo precisi, quasi svizzeri. Ovviamente lui si fa sempre i suoi giri come se non l'avesse fatto un attimo prima. Mi richiede avvia la simulazione. Potrei anche eliminarlo e via simulazione, c'è un segno di spunto, una casella che mi dice non voglio più vederla, però dai. Eccolo qui, data e ora locale. Vi chiederete, ma l'ora locale questo è semplicemente quello del fuso. Infatti dopo tutto questo periodo sono fuso anch'io. Come faccio a vedere l'ora locale legale? Benissimo, andiamo a vedere come fare. Per poterlo fare bisogna andare su tasto destro dove c'è scritto sulla cartella PLC proprietà, vado tra tutto il menu del nostro, vedete server web, trovo anche ora. Sull'ora qui ho già stabilito che sono nel fuso orario di Roma, Stoccolma, Vienna, c'è Bruxelles, Berna, però non ho attivato attiva passaggio all'ora legale. Attiva passaggio a ora legale, scusate, non lo fa per un semplice motivo che devo interrompere il collegamento. Quindi ritorno su Properties. Eccolo qua, attiva il passaggio all'ora legale. Ok, prima eravamo all'ora illegale. Adesso, se sono qui e lo rilancio, mi richiede ovviamente perché io mi sono intestardito a non mettere segno di spunta qua. Ah sì, non sono stato molto scaltro, dice una canzone di Fabrizio De André, perché sul main PLC devo ovviamente caricare che ho cambiato con l'ora da illegale a legale. Fine. Ed ecco, era l'ultimo passaggio che mi avevo dimenticato. Adesso, mentre prima c'era un'ora di differenza tra l'ora di sistema e l'ora locale, adesso ce ne sono due, compresa l'ora legale, quindi sono 2 ore in più, quindi UTC più 2. Bene, l'ultima cosa che vorrei farvi vedere non è esattamente la cosa più logica più comune da fare, ma semplicemente per vedere cosa possiamo fare. Ovviamente non è questa la soluzione migliore, ma non è la soluzione migliore, ma vediamo lo stesso in che modo possiamo utilizzare questo dato.
Vado a prendere dei comparatori, quindi operazione di confronto, prendo un maggiore, CMP maggiore, lo metto qua e voglio che con questo confronto accenda qualcosa e con questo qui spenga. Quindi in questo caso vado a prendere metto una memoria 0.0 tanto per scrivere qualcosa. Facciamo finta che questo il nome della variabile sia un motore, chissà perché viene sempre il motore da pensare. Ecco, quindi cosa devo fare? Qua e qua devo mettere ovviamente il risultato che viene fuori. CTRL C, CTRL V, e CTRL V. Sotto invece CTRL V. Perché no? Ok, cancelliamo, forse lo ricopiamo che è meglio. CTRL C, CTRL V. Ecco. Sotto ovviamente devo mettere data e ora del dito. Vi dicevo che non è la miglior cosa perché ogni volta dovrei andare nel blocchetto e cambiare la data e l'ora, non è proprio la cosa più utile, anzi è la cosa più inutile, però per vedere accendere qualche cosa. Allora, se devo scrivere tutto io, devo mettere proprio DTL perché è un DTL, devo mettere l'hashtag, il cancelletto e poi ovviamente la data e l'ora. Siamo nel 2025, siamo il mese di settembre 9, siamo a giorno 6. Ah no, avevo già sbagliato. Il mese di settembre 09 06. Poi metto un altro trattino per mettere l'ora. L'ora mettiamo che siamo alle 18 perché nel frattempo ho fatto anche altro, quindi ho ripreso adesso il video. 18, due punti, mettiamo 15, ok, 00. Quindi alle 6:15 deve partire. Quando è che lo vogliamo che si spenga? Sta a fare CTRL C, CTRL V, non alle 18:15 ma alle 1 minuto, 18:16, avrei potuto fare anche mezzo minuto e scrivo 15 e 30 secondi. Fatto questo vado a compilare, a trasferirlo nel PLC perché è un'aggiunta al mio programma main, carica, mettiamo gli occhialini per vedere cosa succede. Ovviamente questo è già attivo perché non siamo alle 18:16, vado su pagina base e mando in simulazione. Aspettiamo che arrivi il WinCCRT ed ecco sono E15, eccolo qua, 18:15 da 6 secondi, si è acceso. Adesso quando arriverà 18:16, lunghissimo tempo,
si spegnerà il nostro motore. Nel frattempo vi dico che il video dopo questo è concluso, vi ringrazio per la visione del video, spero che sia stato interessante, ci saranno altri video dove farò vedere altre cose che riguardano l'orologio e che riguardano quindi questo aspetto della programmazione, così come nel futuro spero di poterne fare altri. Vi ringrazio quindi per la visione, se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e mentre aspettiamo che si spenga vi auguro una buona continuazione e arrivederci al prossimo visita. Eccolo qua, 18:16 si è spento e si è spento anche il video. Arrivederci.